Gli anni 50 sono anni difficili. L'Italia vede e vive una realtà di transizione, una realtà volenterosa di cambiare, lasciandosi il passato alle spalle. Il riscatto e l'innovazione sono quindi sentimenti profondamente presenti e diffusi in milioni di persone. Grazie a questi sentimenti nascono realtà, nascono possibilità, si scoprono pensieri e mestieri, si scoprono parole. Tra queste la parola culturismo improvvisamente appare, citata per la prima volta dalla voce di Giovanni Vignarelli, in arte John Vigna. Il concetto però avrà una sua degna ed esplicita spiegazione solo nel 1954, quando la casa editrice esclusiva Mi&B, MEB di Torino, pubblicherà Muscoli e Bellezza, trattato italo-americano di alto culturismo fisico. Testo nato con due obiettivi ben precisi. Il primo, sollecitare il maggior numero di persone a praticare l'alto culturismo fisico. Questa sconosciuta, misteriosa, ma già luminosa palestra di volontà del domani, pronta ad accogliere presenti e future generazioni italiane. Il secondo, quello di farsi ricordare. Di farsi ricordare come la prima opera italiana degna di aver compiuto tale missione. Sono stato indotto a scrivere questo libro dopo risultati veramente sorprendenti riscontrati nei miei allievi che, in un periodo di tempo relativamente breve, hanno acquistato alla mia scuola muscolature degne di un Ercole Farnese. La cultura fisica, questa scienza antica e sempre nuova, è oggi in continuo progresso. Essa conta scuole e maestri numerosi. Sappiamo tuttavia che ognuno di questi segue metodi particolari e perciò individuali, con risultati che io voglio definire non sempre perfetti ed eccellenti. Sono stati i miei stessi allievi a convincermi che fra tutte le scuole di culturismo la mia poteva segnare l'ultimo passo verso la perfezione armonica dei gruppi muscolari, trattati sì separatamente con esercizi singoli, ma sviluppati in assoluto accordo fra loro e con il fine ben preciso di ottenere da qualsiasi individuo la plastica bellezza dell'uomo completo. Il metodo si divide in esercizi fondamentali ed esercizi specializzati. Il primo citato, dedicato a principianti intermedi, è un allenamento composto da 15 esercizi, tutti a corpo libero tranne uno, di cui 10 fondamentali da svolgere tutti i giorni e 5 complementari da svolgere quindi ogni 3 giorni, al posto dei primi 5 dei 10 fondamentali. Questo programma va svolto per almeno un mese, con 2 allenamenti al giorno da 15 minuti. Finito questo periodo di condizionamento, verrà introdotta una nuova seduta, stavolta con gli esercizi specializzati. Gli allenamenti rimarranno bigiornalieri, ma stavolta da 30 minuti, di cui la seduta mattutina a corpo libero, come in precedenza, e la seduta serale invece con bilanciere manubrio. Immaginandosi di iniziare l'allenamento lunedì, la prima seduta di allenamento settimanale coinvolgerà spalle, braccia e schiena. Il secondo allenamento invece, quello di martedì, coinvolgerà collo, petto e gambe. Quest'ordine sarà poi da ripetere in modo tale che mercoledì si ripeta l'allenamento del lunedì, che giovedì si vada a ripetere l'allenamento di martedì e così via, fino a un giorno di riposo come impostato dal programma, generalmente la domenica. Consigliato per i principianti un peso caricato sul bilanciere pari ad 1/5 del proprio peso corporeo, che dovrà essere progressivamente aumentato di volta in volta anche di 2 kg. L'allenamento con il manubrio sarà da svolgere invece tassativamente con 5 kg, alternando il manubrio tra un braccio e l'altro ogni 10 ripetizioni, fino a completo sfinimento e mantenendo sempre lo stesso peso, anche nel tempo. Gli avanzati invece potranno partire con 1/4 del proprio peso corporeo caricato sul bilanciere e limitarsi a svolgere solo la seduta di esercizi specializzati la sera da 30 minuti, in abbinamento alla loro primaria attività sportiva agonistica e non. Se negli esercizi specializzati abbiamo un volume più o meno tra le 2 e le 4 serie per 14 ripetizioni per esercizio, con qualche serie in più e ripetizioni dimezzate per l'allenamento del collo, non sono riportati altrettanti canoni fissi per gli esercizi a corpo libero, quindi gli esercizi fondamentali, neanche in termini di tempi di pausa se vogliamo, e questo vale anche per gli esercizi con i pesi, tranne la dritta di risuddividere omogeneamente i 10 esercizi nel lasso di tempo preimpostato dall'allenamento. Se dobbiamo fare 30 minuti, ogni esercizio durerà 3 minuti, se dobbiamo fare 15 minuti, ogni esercizio durerà 90 secondi e bisognerà aumentare le ripetizioni di ogni esercizio in quel lasso di tempo di volta in volta, anche dividendo in serie se vogliamo. Ovviamente il
metodo nel tempo riceverà vari aggiornamenti e vari cambiamenti, anche se a quel punto avrà una struttura e una forma molto diversa dall'originale. E infatti la frequenza di allenamento si abbasserà, passando da un allenamento bigiornaliero a singolo e standardizzando tutti gli esercizi con i pesi in un 3x8. Verranno proposte delle pause comprese tra i 30 secondi e un minuto e limitando sensibilmente lo stimolo muscolare. Facendo un esempio ed immaginandosi un programma da 6 allenamenti su 7 alla settimana, ogni giorno si colpirà un muscolo diverso, tranne il sesto giorno, dove si riallenerà spalle, schiena e petto. Anche se probabilmente è libera scelta del praticante decidere quali muscoli riallenare in quella seduta a seconda delle proprie esigenze o delle proprie carenze. Il cambiamento riguarderà anche gli esercizi fondamentali, quindi gli esercizi a corpo libero, di cui non si dovrà più svolgerne 10 al giorno, ma bisognerà svolgerne ogni giorno 5 dei 15 esercizi e ripetere costantemente questo ordine. Finito il capitolo sulla spiegazione del metodo, il libro propone anche consigli alimentari riassumibili come: sei magro? Mangia di più, soprattutto liquidi zuccherati, cibi farinacei e grassi buoni, integrando poco alla volta nella tua alimentazione miele e latte, soprattutto quando arrivi ad uno stato di peso-forma adeguato. Sei grasso invece? Mangia di meno, soprattutto carboidrati e grassi, stando attento alla quantità di sale e consumando verdure crude. Non mancano infine consigli semplici e simpatici utili al culturista nella sua quotidianità. Non fumate, piuttosto aggrappatevi ad una sbarra ed esercitatevi appena avete l'impulso di accendere una sigaretta. Dormite 8-10 ore, praticate costante allenamento di respirazione toracica e diaframmatica, state all'aria aperta e mi raccomando svolgete attività sessuale con la persona giusta. Ancora meglio se anche lei o lui è culturista. Nel metodo sono esclusi i massimali, in quanto considerati pericolosi anche per il sistema cardiaco, ed esercizi con attrezzature, non c'è dato sapere quali siano, perché considerati pericolosi ed inutili. Conclusa questa narrazione sulla storia e sull'evoluzione del metodo, pare palese trarre da questa spiegazione che la filosofia di allenamento dell'autore è molto particolare. Il suo approccio, infatti, nonostante lui lo nomini la serie perfetta, si potrebbe nominare invece come culturismo sportivo. Questo perché per Vignarelli il culturista non è solamente estetica, per lui è sia estetica che prestazione. Il culturista deve cercare la propria affermazione sportiva, anche agonistica, ma senza mai dimenticare di dare importanza alla propria estetica. E nulla è più importante per un atleta della propria integrità fisica e della propria salute. Ed è per questo che nasce questo metodo. L'autore in prima persona non si dissocia minimamente da questa ricerca e da questa filosofia di allenamento, in quanto ha guadagnato un guanto d'argento nella boxe, ha avuto una buona carriera nell'atletica leggera, ha giocato nella nazionale italiana di rugby e venendo riconosciuto come l'atleta più bello del 1953. Tutte queste conquiste sportive, dice lui, le ha raggiunte grazie al suo metodo, che ha iniziato a sviluppare dai 18 anni in su e che lo ha portato in 6 mesi a pesare 76 kg invece che 66 kg per 1,83 m. Era un metodo di allenamento completamente diverso rispetto agli allenamenti italiani dell'epoca, che insistevano sul singolo gesto da gara con eccessivo volume senza inserire alcuna variabile, portando l'atleta a delle gravi e pericolose carenze muscolari. Ed era questa la lacuna tecnica più grave. Più volte si è permesso di criticare i dirigenti sportivi dell'epoca di un assoluto menefreghismo nei confronti dell'atleta. Perché quest'ultimo va rispettato? Perché è la perfetta manifestazione di etica e di disciplina, dentro e fuori dal proprio sport. Per un individuo la ricerca costante di forza, bellezza e salute lo spronerà sempre a mettersi in gioco e superare i suoi limiti, anche facendo dei sacrifici, creando dentro di lui un inarrestabile sentimento di potenza, a prescindere dai suoi 1000 problemi nella propria vita quotidiana, a prescindere dal frastuono dei propri mezzi informatici e di comunicazione, e a prescindere dalla complessità e difficoltà della propria vita sentimentale e sessuale. Bene, ora che i punti sono stati spiegati, ora che l'opera è stata narrata, per voi oggi inizia una nuova vita. Un'esistenza che ha il grande merito di istruirvi ed educarvi nel corpo, oltre che nello spirito e nella volontà, merita di essere vissuta a pieno ritmo, con tutte le proprie energie. L'uomo col culturismo può riguardare i millenni e, come dice Riccardo Flora, stabilirsi là, ove la bellezza era forza e la forza era dominio. Non passerà gran tempo che nelle città e nelle campagne, sui mari e sulle vette, nelle caserme, nelle officine, nei campi, nelle scuole,
scuole, nei laboratori e nelle palestre, la figura atletica del culturista si ergerà, imponente a testimoniare la riconquistata bellezza fisica. E a questo monumento di forza e di bellezza si ispireranno forse poeti e artisti per scrivere nella storia di questo vecchio mondo una pagina tra le più belle e commoventi delle conquiste umane.